Ragazzi, buongiorno. Ho cambiato un po' i piani, sì. Insomma, ho deciso di cambiare questo tour per vedere la durata di una batteria con le nuove motorizzazioni che superano i 100 Nm. Dopo l'ultimo video di Aimflow, che vi consiglio di andare a vedere alla fine di questo video, ho ricevuto naturalmente commenti positivi, ma anche commenti negativi. Una variazione del percorso, le temperature, insomma, fattori che sicuramente vanno a influenzare il rendimento delle batterie, e quindi qualcuno si è lamentato appunto del fatto che non è corretto andare a fare dei test del genere. Ok, premetto, ho lei Cannondale Moterra LT 2025 con il CX5 che ha avuto l'upgrade Performance 2.0, quindi siamo con un turbo da 120 Nm, 750 watt di potenza, settaggio della dinamica del motore a -2 e assistenza a +5. Questi sono i miei dati del turbo. Io oggi voglio andare a provare a finire questa batteria da 800 e alla fine potrete andare a vedere nel mio profilo Komoot o in Strava chilometri, dislivello, proprio tutto il grafico che vi dà anche le pendenze che ho eseguito. Va bene, andiamo. Ecco, di sicuro partiamo subito con un po' di asfalto per salire là sopra e qua iniziamo anche a scalare perché naturalmente la pendenza sale. Abbiamo i 120 Nm ma abbiamo sempre 750 watt di potenza e l'utilizzo del cambio risulta fondamentale. Qui più avete una marcia sbagliata e più tendete davvero a fermarvi. Diciamo che anche un'andatura molto lenta ti permette di avere il controllo di come si muove la bicicletta e come trasmette la potenza a terra, quindi non c'è mai il rischio di scivolamenti della ruota posteriore, almeno su terreni del genere. È chiaro che con queste gomme della Schwalbe secondo me riuscite a scaricare veramente il tutto a terra senza appunto troppe preoccupazioni di perdite di aderenza. Sono fantastiche. Comunque sono partito subito, direi forte, nel senso che 4 km e 4 e mi sono già mangiato 14% di batteria, ragazzi. Direi davvero molto extreme. E infatti, vedendo quanto va giù la batteria, anche il Purion 400 mi dice che se vado via in turbo a queste condizioni del terreno, con queste salite, con questa spinta, posso fare altri 20 km, non di più. Io spero di farne un po' di più che solamente 20, perché comunque non è solo tutta salita, però adesso sto affrontando un piano praticamente e nonostante questo l'autonomia non è che mi stia aumentando molto come calcolo. Vedremo alla fine. Importante trovare subito la marcia giusta. Andiamo ad affrontare il muro. Esatto. Si scala controllando, nel senso affronta la salita, bisogna stare molto attenti a come ci si arriva, nel senso di avere la marcia giusta, però la fa con la sua conduzione senza avere quella spinta eccessiva in velocità. Non si va avanti. Dove sono finito? Dai, con questo turbo test del CX5 Bosch.
Dunque, ha affrontato un tratto abbastanza tecnico in salita, siamo a 15 km e mi è rimasto il 68% di batteria. Guardate nel profilo Komoot anche i tratti di discesa, i tratti di salita, per andare a fare una misura effettiva di quelli che sono i chilometri reali in pendenza in salita, perché chiaramente se faccio solo della piana i chilometri si allungano e il consumo della batteria comunque non è elevatissimo in turbo, mentre quando andate in salita lì il consumo si fa sentire, e anche parecchio. È chiaro, ragazzi, che sto cercando di utilizzare il turbo nella maniera più corretta, nel senso che non vado a tenere un rapportino duro dove praticamente il motore spinge tanto e io non pedalo. Cerco di avere sempre una buona cadenza, delle due più tendente all'alto che al basso, appunto per aiutare il più possibile il motore. L'ennesimo Gran Premio della montagna. Non si fanno amare posti del genere. Mamma mia, che spettacolo. Non finisco mai di dirlo nei miei video. Che meraviglia. Jump! Sì, lo prende quando vuole lui poi. Che sistema, ragazzi. Pausa bevutina. È già calda, che schifo. Comunque vi dico, non avevo mai guidato così a lungo un'endurona davvero estrema, cioè con corsa superiore appunto ai 160 mm. Cioè è davvero uno schiacciasassi, è impressionante. Poi adesso con questo upgrade davvero versatile. Siamo arrivati alla metà della batteria, 50% della batteria, 22,5 km, ragazzi. Qua il beep beep suona quando vuole lui, però. Vediamo una bella partenza in salita. Sì, ragazzi, guardate che delicatezza. Mamma mia. Sì. Complimenti a Bosch. Tanta roba questa. Mamma che controllo, guarda. Spettacolare. Poi sì, chiaro che sì, no, non si alza neanche più di tanto, ve lo dico. Con questo settaggio mi sembra molto controllato. Davvero spettacolare. Beh, voi ragazzi dite che i 120 Nm, ma lo dicevate già con i 100, anche non servono. Beh, vi dico probabilmente sì, perché magari siete dei peso ciclista perfetto, quindi 70, 80, 60 kg, diciamo, ma secondo me sopra gli 80. Avere questo supporto, ok, vi fa scendere la batteria velocemente, ma però vi regala una sensazione meravigliosa. A voi che invece pesate meno, secondo me volate. Ma che scalata, come scala, che meraviglia. Vi dà un controllo, un supporto fantastico. Chiaro, dovete sfruttare l'equilibrio e la marcia giusta. Sembra di essere in autunno ancora. Mi scrocchiano le foglie.
Un'altra grande prova di controllo qua. Allarme, 30% di batteria. E siamo a 29,7 km. Le due tacche qua si sono accese, cambiato colore. Sì, si è accesa l'ultima tacca, sono al 20%, 35,6, 40,3, allarme del 10% di batteria. Io sto affrontando l'ultima salita, il motore si sta comportando come il primo chilometro, sta spingendo e sta sempre calibrando bene la gestione della potenza e di questa coppia. Veramente sorpreso di questo lavoro Bosch. Bene, speriamo di arrivare verso casa con ancora un po' di batteria. Ci aggiorniamo tra poco per le conclusioni. Beh, parto da qui, 4% di batteria, il motore sta ancora spingendo e questo è un lato molto positivo per me. 42,2 km. Come vi dicevo, non pensavo di andare a raggiungere i 60 km, sarei stato veramente stretto secondo me. Ecco, che cosa posso dirvi di questo motore? Vi dico che per le sue prestazioni che ha avuto oggi io sono molto sorpreso, mi è piaciuto tanto, è stata una sorpresa, cioè fare un tragitto di comunque 42 km, ok, chiaro, ho avuto del piano, ho avuto delle discese, però in generale è un giro che mediamente molti di noi fa, forse anche troppo per alcuni, però dico, pensate, uscite per svagarvi, quindi mettete il turbo e avete comunque una pedalata molto leggera, senza quindi distruggervi le gambe, un bel supporto della bicicletta e riuscite a fare. Io sono riuscito a 42,20, figuratevi alcuni di voi con pesi inferiori che cosa riescono a fare. E dopo questa ennesima fatica adesso sta a voi supportarmi. Come? Con un bel like, magari iscrivendovi al canale e seguendomi nei miei prossimi video. Ciao ragazzi!